Per realizzare questa presina girandola in 3 colori avremo bisogno di un uncinetto 2,5, di un ago dalla cruna larga, di forbici e di filo di scozia in 3 colori del medesimo spessore. Io ho usato il numero 8 in questi 3 colori che vi sto mostrando. Otterremo così questa bellissima presina girandola che ha come particolarità l'alternanza degli anelli colorati. Ora cominciamo con una catenella di 33 maglie, quindi preparo il cappietto e comincio con le 33 maglie, realizzate le quali chiudo in cerchio. Vi preciso che i colori dovranno essere utilizzati sempre nello stesso ordine, quindi colore 1, 2 e 3 per 9 anelli. Il nono vi mostrerò come fare ad agganciarlo. Allora faccio una catenella e entrando nelle catenelle dell'anello che abbiamo appena realizzato facciamo dei punti bassi. In totale saranno 33. Fatti uguali, chiudiamo con una maglia bassissima. Ecco qui, mi posiziono nel primo punto basso e chiudo con una maglia bassissima. Iniziamo il secondo giro con 2 catenelle, quindi 1 e 2. Poi prendo il filo sull'uncinetto, entro nel primo punto basso e realizzo una maglia alta non chiusa. Di nuovo maglia filo sull'uncinetto, punto alto non chiuso, chiudiamo le 3 asole insieme e una catenella di separazione. Ripeteremo questa lavorazione per le 33 per 33 volte fino a completare tutto il giro. Arrivata alla fine del giro ci dobbiamo chiudere con un punto bassissimo sul primo gruppetto che abbiamo lavorato. Dunque entriamo con l'uncinetto nel primo punto e chiudiamo a punto bassissimo. Abbiamo ottenuto dunque 33 ripetizioni separate da una catenella. Ci alziamo, 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo a rilievo davanti e vi mostro come fare. Quindi inserisco l'uncinetto alle spalle del gruppetto del giro precedente, così, e prendo il filo, realizzo una maglia alta non chiusa, prendo di nuovo il filo, di nuovo a rilievo davanti, pesco il filo e chiudo una maglia alta non chiusa, chiudo tutte e 2 le maglie insieme e realizzo una catenella. Farò così per 33 ripetizioni. Quindi maglia alta non chiusa, rilievo davanti, di nuovo e poi chiuderò tutto insieme, il tutto separato da una catenella. A fine giro mi chiudo come sempre con un punto bassissimo nel primo punto del giro, quindi faccio l'ultima catenella ed entro nel primo punto, mi chiudo con una maglia bassissima. Realizziamo adesso l'ultimo giro che sarà tutto a punto basso. Mi alzo con una catenella
poi un punto basso nell'archetto, un punto basso sul gruppetto per 66 volte. Alla fine mi chiuderò con una maglia bassissima nel primo punto. Ho fatto questa cosa per 8 volte, ma come abbiamo fatto ad agganciare un anello all'altro? Così come vi mostro. Dopo che realizzo la catenella di 33 maglie, la inserisco nell'anello precedente, come vi mostro, tenendola tutta sul dritto, così. Quindi, accertata che la catenella sia tutta sul dritto, inserisco l'uncinetto nella prima delle 33 catenelle dal dritto sempre e mi chiudo con un punto bassissimo. A questo punto potrò continuare a fare l'anello come vi ho appena mostrato, quindi ripetendo i 4 giri agganciata all'anello precedente. Ecco qui che otteniamo la catena. Ripetiamo quindi nell'ordine dei colori gli 8 anelli. Il nono invece lo utilizzeremo per chiudere la catena. Quindi noi abbiamo seguito la progressione dei colori, facciamo la catenella di 33 punti e posizioniamo il primo e l'ultimo anello tutti messi sul dritto, uno accanto all'altro, ed inserisco come vi mostro la catenella. Quindi inserisco da destra verso sinistra, entro, passo sotto, poi vado verso sinistra, passo sopra, sotto, sopra. Ora entro, vado verso l'alto e mi riaggancio all'origine della catenella passando sopra all'anello di destra. Inserisco l'uncinetto, mi accerto che la catenella sia dal dritto, è una cosa fondamentale, altrimenti potrebbe venirci un effetto di infinity che noi non vogliamo. Ci chiudiamo con il punto bassissimo e a questo punto cominceremo i 4 giri normalmente del nostro nono ed ultimo dischetto. Quindi gli elementi a cui stare attenti sono la catenella dal dritto, la progressione dei colori e basta, niente di che, è molto semplice e facile da realizzare. Ora comincio con i 4 giri normalmente, avrò così completato la mia girandola. Eccola infatti tutta completata, come vedete. Io ho posizionato tutti i cerchi sul dritto. Ora dobbiamo fare in modo di cucirli l'uno all'altro. Scegliamo uno dei nostri 3 colori, ho scelto questo verde più scuro e ora andiamo a cucirli. Come fare? Entriamo in un punto qualsiasi dell'anello, però stiamo attenti di posizionare il punto di chiusura dei giri in modo che non sia visibile. In questo caso a me non è tanto visibile, non lo trovo. Ecco, eccolo. Facciamo in modo che resti nascosto sotto agli altri cerchi, così. Entriamo con l'uncinetto, peschiamo il filo e facciamo 15 punti bassi, quindi li aggancio, come al solito posiziono la codina, faccio la prima catenella e poi, una volta posizionato il filo per bene, realizzo 15 punti bassi.
nascondo contemporaneamente anche la codina nel corso del lavoro e punto per punto procedo per 15 volte. Ecco, siamo a 8, 9, finiti i 15 punti bassi. Ve lo voglio mostrare con precisione per evitare che vi potreste confondere. Ecco qua, ho fatto i 15 punti bassi. Ora passiamo al dischetto accanto. L'unica cosa, nascondiamo il punto di chiusura dei giri sotto l'altro anello, entriamo nel anello accanto, quindi, e realizziamo 15 punti bassi. Faremo questo su tutti e 8 gli anelli che abbiamo preparato, mi correggo, su tutti e 9 gli anelli che abbiamo preparato. Quindi facciamo 15 punti bassi su ciascun cerchio, così lungo tutto il giro. Avremo ottenuto così il posizionamento automatico di tutti i nostri cerchietti, tutti nella medesima posizione, non si muoveranno più. Procedo così fino alla fine del giro. Una volta che sono arrivata alla fine del giro mi trovo in questa posizione, quindi cosa faccio? Mi chiudo con un punto bassissimo sul primo dei punti primo dei nostri anelli. E avrò chiuso così la nostra girandola. Taglio il filo, nascondo la codina ed ecco che siamo arrivati davvero quasi alla fine. Ora fissiamo il centro della girandola. Infilo un filato, io ormai ho scelto il verde, quindi procedo con il verde. Rigiro la mia presina sul rovescio e aggancio nel punto in cui i cerchi si toccano al centro, aggancio tutti quanti i nostri cerchietti e li passo attraverso l'ago. Mi raccomando di non saltare nessuno dei cerchi e di infilare l'ago proprio nel punto in cui naturalmente si toccano. E poi vi mostro la magia, perché ecco qui, prendo l'ultimo che è nascosto lì con l'ago ed ecco che una volta che ho passato il filo in tutti i nostri cerchietti, stringo e vedete come vanno a posizionarsi da soli. Vedete? Sembra quasi una magia, si stringono e si posizionano perfettamente e abbiamo ottenuto così il posizionamento automatico di tutti i nostri anellini. Adesso nascondo le codine e la magia sarà fatta. Ecco, vado
a nascondere le codine e ora non ci resta che fare l'ultima cosa, che è il gancetto. È bellissima, come vedete, si presenta davvero davvero molto molto bene. Il gancetto, per fare la solina, agganciamo il filato, facciamo 5-6 catenelle. Il filato possiamo posizionare un punto qualsiasi del cerchio, l'importante è distanziarlo di 4-5 punti. Abbiamo fatto 5-6 catenelle, saltiamo 5-6 punti e chiudiamo con un punto bassissimo. Realizziamo nello stesso punto un punto basso, poi voltiamo il lavoro e ripassiamo tutta la catenella a punto basso. Quindi punto per punto realizziamo un punto basso. Vi anticipo che il lavoro è praticamente finito. Questa presina la possiamo utilizzare come base anche per addirittura una borsetta oppure un cuscino da sedia, perché modificando le dimensioni, il filato, possiamo utilizzare questo disegno come base per altri lavori. È davvero spettacolare l'effetto che si ottiene. Ecco, adesso vado a nascondere le codine con un tipo di lavoro che non è da esperte, è semplice ed è adatto a chiunque, anche a persone che si approcciano da poco all'uncinetto. Spero vi sia piaciuto.